Benvenuti dopo tanto tempo nella serie più bella e più lunga che ho mai portato sul canale. Avete già capito dove stiamo andando dal titolo, quindi non perdiamo tempo e sigla! Abbiamo passato i controlli all'aeroporto di Gardermoen e, fun fact, tra mezz'ora dovrebbe atterrare qua anche la nazionale norvegese che sta tornando dai mondiali in America. Quindi se abbiamo fortuna li incontreremo anche. Ora abbiamo un'oretta e mezza di attesa prima di imbarcarci sul primo volo. Comunque, due aggiornamenti. Ci hanno ritardato di un attimo il volo e speriamo di riuscire a prendere la coincidenza a Riga. Nel mentre è atterrato l'aereo della nazionale della Norvegia, infatti vedevamo un sacco di gente che ci passava davanti, non capivamo, non si è visto niente, cioè sono riuscito a fare una foto che è questa e niente. Vabbè, ora abbiamo un'oretta ancora da aspettare. Ci stiamo imbarcando ora sul primo volo, sono le 8:25, speriamo di riuscire a prendere la coincidenza, in teoria dovremmo riuscirci però. Ci tocchiamo, siamo atterrati a Riga, ma siamo in ritardo, stanno per chiudere il gate. Non so come abbiamo fatto, ma siamo arrivati al gate giusti. Sembra vero, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo passati anche ai controlli. E benvenuti a Tbilisi. Adesso sono le 5 del mattino, quindi andremo in hotel, dormiremo e poi domani mattina inizieremo bene tutto il tour. The next day. Finalmente benvenuti in Georgia. Allora, ci siamo svegliati a mezzogiorno non perché abbiamo dormito particolarmente tanto, ma qua ci sono 2 ore in più, quindi è come se avessimo dormito fino alle 10 del mattino da noi. Adesso andrei a cambiare $100 perché voglio fare un test. Ieri ho cambiato $100 in aeroporto, perché si sa che in aeroporto il cambio è più sfavorevole, ma voglio vedere esattamente di quanto. Mi hanno dato, cioè ieri, 4 ore fa, mi hanno dato 230 lari con $100. Ora voglio vedere in città quanto mi offrono. Dopodiché andremo a pranzare, perché abbiamo fame, e poi inizieremo bene tutto il giro della giornata. Allora, test superato. Mi hanno dato 258 lari contro i 236 dell'aeroporto, quindi 22 lari in più, quindi circa 7 euro in più, quindi non cambiate mai soldi in aeroporto. Ora cerchiamo un posto dove mangiare. Non ho fatto in tempo a riprendere cosa abbiamo preso perché avevamo troppa fame, comunque siamo finiti in un posto, penso abbastanza turistico, però spaziale. Avevo già provato la cucina georgiana in Turchia e provarla in Georgia è una gran cosa. Venite anche solo per il cibo qua. Se non vi piace il coriandolo, specificatelo, perché ci è arrivato un agnello con una montagna di coriandolo sopra e a me non fa impazzire. Cioè non è che non mi fa impazzire, mi fa proprio schifo e niente, quindi l'ho dovuto togliere tutto. C'era una vecchietta che vendeva bottigliette d'acqua ghiacciata che non penso si possano bere, penso che siano adibite giusto all'uso di rinfrescarsi e gliel'abbiamo comprata. Costava la bellezza di 66 centesimi la bottiglietta, noi gliel'abbiamo lasciati 3 euro. Ora stiamo facendo una salita per arrivare al primo punto da visitare. Ragazzi, sono morto tra il caldo umido, il cibo di adesso, non ce la faccio. Comunque a primo impatto la cosa
che vedo è che ci sono dei momenti di estrema povertà, diciamo, alternati a rinnovo e comunque cura degli spazi pubblici, tipo aiuole, prati, strade, anche solo strade. Non sono così messe male come pensavo. L'allaccio elettrico è fatto un po' da un bare imbaruzzo. A tratti mi ricorda l'Albania e a tratti mi ricorda la Turchia, mentre a tratti mi ricorda anche una qualsiasi città europea, cioè tipo in centro non c'è niente. Guardate i fili di elettricità che livello sono. Non c'è niente da invidiare alle altre, diciamo, città europee, mentre appena esci un attimino cambia un po' la situa, ma non è così tragica, anzi. Vi faccio vedere un esempio di quello che dicevo. Questa casa e di fianco questa e di fronte questa. Però secondo me è anche dovuto al fatto che la Georgia ha avuto un progresso economico molto recente, quindi presumo che andando in là con gli anni la situazione possa migliorare un po' in generale. Ok, dopo interminabili salite siamo arrivati. Siamo di fronte alla cattedrale della Santissima Trinità di Tbilisi. La cosa bella è che questa cattedrale può ricordare, non so, adesso dico un'eresia, il Duomo o comunque tutte le cattedrali e chiese create in passato. In realtà la costruzione di questa cattedrale è iniziata nel 1995, quasi quando sono nato io, ed è stata terminata nel 2004, quindi non è nulla di medievale, ma può sembrarlo. Tra l'altro è tipo il simbolo della modernità della Georgia e dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Raga, guardate che panorama che c'è da qua. Tra l'altro questa non è una cattedrale, ma è proprio un monastero dove vivono dei monaci e fanno proprio tutto il loro percorso teologico. Infatti è molto stretto con le regole. Per entrare bisogna essere tutti coperti. In tutto il complesso c'è il divieto di fumo, c'è il divieto di far volare i droni, e adesso abbiamo visto un signore che baciava la porta dell'ingresso della cattedrale, perché è a dimostrarsi che in generale in Georgia, però verso questo monumento in particolare, c'è tanta fede. E nonostante è un simbolo dell'indipendenza all'Unione Sovietica, quando fu costruito qui sul Colle di Elia suscitò non poche polemiche, perché prima qui c'era un cimitero armeno e quindi c'è stato un po' di contrasto tra le due culture, ma alla fine penso che, se questo è il risultato, avranno raggiunto un accordo, presumo. Ho appena aiutato una vecchietta ad attraversare la strada. Comunque ci stiamo avviando nel nuovo spot, ovvero Freedom Square. Freedom Square è il centro vero e proprio di Tbilisi. È una piazza che
in poco tempo, in 200 anni circa, ha cambiato nome una marea di volte. Vi leggo come è stata chiamata negli ultimi 200 anni. È stata chiamata Piazza della Legna, Piazza del Quartier Generale, Piazza Yerevan, Piazza del Teatro, Piazza Lenin e alla fine, dopo l'indipendenza della Georgia dall'Unione Sovietica, si è chiamata Freedom Square, ovvero Piazza della Libertà. E Freedom Square è davvero il nodo centrale di Tbilisi, perché tutte le principali vie e viali convergono qui, quindi è davvero il nocciolo della città, se così possiamo definirlo. È proprio est europea, Mi ricorda un po' la statua che c'è a Sofia, anche se quella di Sofia è forse un pochino più sobria di questa. Comunque, a parte il contesto storico, non è che ci sia troppo altro da raccontare su questa piazza. Tra l'altro c'è la funicolare a Tbilisi, per chi non lo sapesse, e dicevo, è comunque una rotonda con il monumento della libertà in mezzo. Quindi direi di procedere verso la prossima tappa. Sono passato davanti a un negozio di souvenir e vendevano le maglie ufficiali di Kvarashtelia, e visto che stasera c'è Francia-Spagna ho detto me la devo prendere. Ho chiesto quanto costava, maglia ufficiale 15 euro, 40 lari, quindi ho detto è mia, e ho imparato a dire grazie in georgiano, Batlova. Siamo in giro da 3 ore, io ho già capito che tornerò a casa con un sacco di roba. Sono passato davanti a un altro negozio e ho trovato le calze di Stalin, pagate 5 lari, ovvero 2,80 euro. Best ricordo dalla Georgia. Siamo fermati per una pausa ristoro aperitivo e qua la lingua è un po' complicata, perché se non parli georgiano o russo c'è un po' di barriera linguistica. A me mi scambiano tutti per russo, anche forse per il tatuaggio, quindi mi parlano diretto in russo e io sono tipo spasiba. E niente, abbiamo ordinato una bella bottiglia di vino georgiano, perché per chi non lo sapesse la Georgia è famosa per i suoi vini in anfora, e indicandoli proprio una bella bottiglia di bianco minerale fresco, e niente, ci è arrivato un vino rosso che non è neanche il nome di quello che abbiamo ordinato, quindi si sono sbagliati loro, però che fai, lo mandi indietro? Tra l'altro Jenny mi ha fatto notare che nel mio bicchiere c'è una macchia di sugo, o non si capisce cos'è, però vabbè. Aromatizzata, ancora più buona. La Gelli ha fatto amicizia con un gattino. Niente, ho un nuovo concorrente in amore. La Georgia mi sembra un mix tra Turchia, Russia e Balcani. Più è un paese che comunque secondo me ha una grande identità culturale, è un paese che tu capisci di essere in Georgia, insomma. Quando dicevo ne approfitto è perché anche in Turchia è pieno di gatti e cani randagi. Qua la situazione esiste, ma è molto meno rispetto alla Turchia. Niente, quindi sotto questo aspetto la ricorda, anche se il problema è molto meno evidente. 3 tips. La prima: in Turchia per chiamare i gatti non fanno pss, 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 pss. La seconda è che i cani in Turchia sono vaccinati per non essere aggressivi, ma questo vaccino li rende obesi. Cioè, infatti tu vedi tutti i cani in giro
giganti. La terza tips, che anche gran parte dei cani della Georgia hanno lo stesso vaccino, perché ne abbiamo visti 4-5 penso oggi, e 3 erano identici a quelli della Turchia, perché li vedi, sono proprio gonfi. Info di servizio: guardate che bei canini, come in Turchia, sono randaggi ma tipo curati. Che bellini, c'hanno caldo, per quello si mettono qua sotto. E questo è un altro, non stanno male, hanno solo caldo, si stanno rinfrescando. Dopo l'aperitivo ci apprestiamo ad arrivare in un punto molto figo. Per arrivarci avevamo due opzioni: o andare a piedi o prendere la funivia, e quindi abbiamo optato per la funivia, non per altro ma perché è tipo una salita così per arrivarci. E niente, quindi ora aspettiamo la funivia e saliamo dove dobbiamo salire. Siamo entrati con qualche litigio nella funicolare. Давай потом. Я тоже не лучше. E siamo arrivati in cima. Beh, il viaggio in funivia è durato letteralmente 2 minuti, in cui abbiamo fatto amicizia con un sacco di russi. Qua l'80% penso dei turisti sono russi e mi parlano tutti in russo, questo è molto divertente. Qua guardate, c'è un panorama bellissimo. Poi stiamo andando alla fortezza che sovrasta la città di Tbilisi, e per arrivarci dopo la funivia in realtà c'è un viale proprio di turistata 100%. In realtà i prezzi non sono nemmeno troppo alti, però è proprio, sono qui per dirti compra la roba turistica. Ci sta, di qualcosa dovranno anche vivere, quindi ci sta. Comunque appena passata la via turistica arrivate con il retro della statua che sovrasta la città, e da questo lato invece, aspettate, giro la telecamera, c'è un panorama sulla vallata devastante, raga. Dicevo, qua dovrebbe essere la fortezza di Narikala, ma la fortezza in sé non si vede, è più un bel posto panoramico con la statua della gran donna che domina dietro. Ora io vorrei appoggiarmi e trovare un bello spot per far volare il drone, perché in Georgia nel 90% dei casi è consentito far volare il drone, a differenza di tutto il resto del mondo. Quindi mi metto un po' appartato, lo faccio volare e vediamo di far qualcosa. Come avete visto, top spot per il drone in praticamente centro Tbilisi, e niente, noi abbiamo questa vista davanti e ora riprendiamo la funivia per andare nell'ultimo spot del video di oggi. E ora, come ultima cosa per questo video, ci apprestiamo ad attraversare il Ponte della Pace. Questo ponte, inaugurato nel 2010, è stato progettato in realtà da un italiano, Mike Della Lucca, non sono sicuro si chiami così. Comunque è tipo uno dei simboli top di Tbilisi.
Questo ponte, oltre ad essere stato progettato da un italiano, di notte diventa una figata. Se riesco in questi giorni ve lo faccio vedere. È illuminato da più di 50.000 LED, una roba del genere, una roba folle. E niente, grazie per avermi seguito fin qui. Il primo video dalla Georgia finisce qua, ma continuate a seguirmi perché usciranno tanti video sulla Georgia. Restate sintonizzati, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!